Partiamo dalle Galapagos e in 19 giorni di navigazione arriviamo a Fatuhiva. Siamo arrivati alle isole Marchesi. Vive la France! Sono isole alte e rocciose, solcate da profonde vallate ricoperte di lussureggiante vegetazione tropicale. Il nostro viaggio inizia da Anavave a Fatuhiva, conosciuta come Baia delle Vergini, un ancoraggio di magica bellezza. Ale, che cosa ci racconti allora del nostro arrivo a Fatuhiva? Dato che siamo arrivati di giorno, e arrivare di giorno è meglio che arrivare di notte. La baia è molto bella, suggestiva, l'ancoraggio un po' difficile, il portolano dice che il fondale non è buon tenitore. Il problema è che scendi a terra non molto volentieri, perché se per caso l'ancora ti ara non la perdi in baia, la perdi nell'Oceano Pacifico. Di Fatuhiva sono dei gran furbacchioni, perché mi hanno dato un casco di banane e hanno voluto 6 birre. Visto la birra qua costa 3 euro l'una, sono state le banane in assoluto più care che abbia mai strapagato in giro per il mondo. C'è da dire che qua sono tutti furbacchioni, perché in cambio delle banane vogliono birre. Per tirarti sull'ancora c'è il sub e ti chiede birre. Qua la moneta di scambio non è il CFP, il franco polinesiano, ma è il six pack beer. Alle bellezze locali, le famose bellezze del Pacifico, che cosa ci racconti? Sono uno che parla per esperienza diretta, non... Vabbè, ma gli occhi ce li hai però. Vabbè, gli occhi. Si può aver tutto, magari uno intanto si gusta l'occhio. Gli occhi li ho lasciati a Cartagena. A Tawata facciamo il nostro primo incontro in spiaggia con un cucciolo di black tip. Anaho Bay, a Nukuhiva, è uno degli ancoraggi più tranquilli di tutte le Marchesi. Il rumore del vento e dell'oceano è sempre presente ed è la colonna sonora di questi straordinari panorami. Ti piacciono qua le statuine? Sì, mi piacciono proprio le statuine. Magari se ne troviamo qualcuna la compriamo. Hanno tutte gli occhiali da sci. Sti rami, sto boschetto è tutto obliquo. Crescono veramente un bel sentierino. Nella valle di Akawi le verticali pareti di roccia sono alte 800 metri e la cascata di Vaipo, alta 350 metri, è una delle più alte del mondo.
non ti sei portato l'ombrello visto che alle Marchesi piove sempre? Sono 18 mesi che non si vede una goccia d'acqua. Ma come, se ci hanno detto che piove sempre, quest'anno sarà ancora peggio visto che è l'anno del Niño. Le isole sono tutte in fiamme bruciate dagli incendi. E da questo cosa si capisce? Qua non si capisce più niente. Ecco le piante che hanno fatto il mito del buon selvaggio. Albero del pane, alberi di pompelmi carichi di frutta. Pesano un casino queste banane qua, non so come faremo arrivare in barca. La profonda baia di Taiohae offre un discreto ridosso alle imbarcazioni. Il Tohua Koueva, ora restaurato, era il luogo sacro venerato dagli antichi polinesiani. Serve montacarichi qua per spostare il pompelmo. Come l'affronterai? Non lo so, tanto mi chiedo, siamo sicuri che è un pompelmo? Ti servono degli attrezzi da scasso, è come andare a rapinare una banca. Più che un pompelmo sembra un pallone da calcio. Infatti. Solo dopo tutto quel lavoro sei sfinito. Hai consumato più calorie per sbucciarlo di quello che ne guadagni mangiandolo. Il lavoro prosegue. Sei già da una decina di minuti lì che stai sbucciando. L'ho quasi domata. Preti di spicchio. Com'è? Buono. Devo dire meno dolce degli altri. Un po' meno dolce. Alcuni giorni di navigazione ci separano dalle isole Tuamotu. Entriamo a Rangiroa per la pass di Avatoru con mare calmo. Fernanda, 3 giorni e mezzo di Oceano Pacifico, siamo arrivati alle Tuamotu. Cosa mi dici? È stata una bella navigazione, un'esperienza che mi ha fatto capire che insomma, potrei affrontare anche le navigazioni un po' più lunghe e la compagnia di Manuela nei turni mi ha fatto scoprire la Croce del Sud. Cioè, avete chiacchierato tutto il tempo, in Tutto il parole tempo, povere. avevamo 1 anno e mezzo di arretrati, non dico altro, e non abbiamo esaurito ancora tutti gli argomenti. Abbiamo toccato. Sei pronta a vedere le perle? Sì, e anche a dire a Collinassi che scuccia 2 lire per farmi un regalino. Collinassi ci sente? Non lo so, adesso in questo momento credo di no.